Amiche e amici di Solfatara News, quando i nostri droni si alzano in volo non stanno semplicemente riprendendo vapore, terra e crateri. Stanno entrando in uno dei sistemi vulcanici più complessi, sensibili e instabili d'Europa. Un organismo geologico che non dorme mai, che si adatta, reagisce, accumula e rilascia energia sotto una delle aree più densamente abitate del continente. I Campi Flegrei non sono uno sfondo, non sono un panorama, sono una macchina naturale in funzione continua e il nostro compito è osservare ogni variazione, ogni segnale, ogni cambiamento che possa indicare un'evoluzione in corso. Oggi, 16 gennaio 2025, siamo tornati in volo come facciamo ogni giorno, perché la costanza è l'unica arma che abbiamo contro l'imprevedibilità. Prima tappa la fumarola di Pisciarelli, dove lo scenario che si presenta è tutt'altro che banale. I liquidi idrotermali appaiono ancora più densi, più viscosi, più concentrati rispetto ai giorni scorsi, segno di un sistema che sta perdendo acqua per evaporazione rapida, segno di temperature che continuano a spingere verso l'alto. Quando l'acqua scompare e i fanghi si addensano, significa che il calore sta vincendo. Significa che l'energia in gioco è significativa. I vapori sono continui, la pressione è evidente e la misura di oggi parla chiaro. 106,1 gradi centigradi. Non è un numero isolato, è un tassello in una sequenza che osserviamo giorno dopo giorno. Ci spostiamo poi nel cratere della Solfatara, verso la fumarola Bocca Grande, e qui la scena è ancora più impressionante. Vapori densi, copiosi, spinti con forza dal sottosuolo. Un respiro profondo e irregolare della caldera che sembra non trovare tregua. Anche le zone intorno sono in forte attività fumarolica, segno di un disequilibrio interno che non si limita a un punto preciso, ma coinvolge l'intera area. La temperatura misurata oggi alla Bocca Grande è di 182,7 gradi centigradi, un valore importante che va letto dentro una dinamica generale e non come episodio isolato. E mentre noi documentiamo tutto questo, fuori dai crateri c'è una popolazione che vive sopra questa struttura, che sente le scosse, che vede le crepe, che respira questi gas e che da mesi chiede una cosa sola: prevenzione reale, interventi concreti, messa in sicurezza. Ed è qui che entra in scena quello che è successo in prefettura a Napoli, un incontro che avrebbe dovuto rappresentare un momento di confronto, di ascolto, di responsabilità, e che invece si è trasformato nell'ennesimo segnale di distanza tra istituzioni e territorio. I comitati civici, che da tempo chiedono verifiche sugli edifici, accelerazione sulle opere pubbliche, piani chiari per l'eventuale emergenza, hanno disertato il vertice, non per capriccio, ma per protesta, per esasperazione, perché da tempo denunciano di non essere coinvolti, di non essere ascoltati, di essere messi davanti a decisioni già prese o, peggio, a rinvii continui. Da una parte cittadini che convivono ogni giorno con il bradisismo, con le scosse, con la paura, che chiedono di mettere in sicurezza scuole, case, infrastrutture, di rafforzare ciò che è fragile prima che sia troppo tardi. Dall'altra parte amministrazioni che parlano di tavoli tecnici, di programmi, di procedure, ma che sul campo procedono lentamente, come se il tempo fosse un dettaglio, come se la caldera potesse aspettare. Ma la geologia non aspetta, non negozia, non si ferma per rispetto istituzionale. Sotto questa terra la pressione continua a lavorare, i gas continuano a salire, il suolo continua a deformarsi, indipendentemente dai comunicati e dalle riunioni. Ed è questo il punto più inquietante. Mentre la popolazione chiede di accelerare, di intervenire, di prevenire, chi dovrebbe decidere sembra ancora prigioniero della burocrazia, dei passaggi formali, dei tempi lunghi. Ogni giorno perso oggi è un problema in più domani. Noi non diciamo che succederà domani, non diciamo che succederà tra una settimana, ma diciamo una cosa chiara. Il sistema è attivo, i segnali ci sono, le variazioni sono sotto gli occhi di tutti e la prevenzione non può arrivare dopo, deve arrivare prima. Per questo continuiamo a volare, a misurare, a mostrare, perché l'informazione è l'unico modo per tenere alta l'attenzione e rompere il silenzio. Se ritenete importante il nostro lavoro, potete sostenerci attraverso Buy Me a Coffee, il link è in descrizione e nel commento fissato.
perché mantenere droni, batterie e strumentazione è l'unico modo per restare sul campo ogni giorno. Iscrivetevi ai nostri canali, seguiteci su TikTok, entrate nel gruppo Facebook Solfatare News Group, perché qui non si raccontano favole, qui si documenta la realtà. Noi restiamo qui, come sempre, con gli occhi puntati sulla caldera, perché ai Campi Flegrei nulla è statico, nulla è garantito e ogni segnale conta. Un saluto da Solfatara News e ci vediamo al prossimo aggiornamento.